sono Ellis. Non è cambiato niente, non ho ancora un dramma da recensire perché continua proprio la siccità della mia voglia di vedere drammi. Ho iniziato due drammi, non uno, due drammi molto molto popolari ultimamente. Sono arrivata del primo titolo al quarto episodio, del secondo al tre e mezzo e poi mi sono colata a picco proprio come il Titanic perché la mia voglia di continuare è evaporata come le pozzanghere al sole d'agosto in Sicilia, ecco. Li guarderò, li finirò, dovessi far uscire la recensione tipo a dicembre di quest'anno, li guarderò. E quindi niente, sono qua a parlare di nulla. Questo sarà un video in cui io farò le domande a voi perché no. La prima domanda è: avete problemi a commentare? Vi spiego la questione. Mi è stato detto che non c'è il tasto non c'è il posto dei commenti, però a me alcuni commenti arrivano, quindi non ho capito se era un problema circoscritto o se era un problema che altre persone hanno riscontrato. Quello che ho invece osservato è che spesso non mi arrivano le notifiche dei commenti che mi lasciate, tipo a volte quando vado a caricare i video e quindi faccio il giro di tutta la pagina dietro le quinte di YouTube, vado a vedere gli ultimi commenti e scopro cose che non mi erano state segnalate, quindi passo anche per quella che se ne strafotte di quelli che commentano. Cioè a volte, allora, di solito io li vedo e se sono in vena di rispondere, perché c'è anche da dire questo purtroppo, rispondo se ho qualcosa di valido da dire, un contributo che mi sembra di valore, diciamo così, da offrire, lo metto. Se non ho niente da dire, se avessi solo da dire ok, allora magari metto solo ok. Però di solito rispondo, ecco. Però capite bene che è un problema se qualcuno mi scrive e io non so che mi ha scritto perché YouTube ha deciso che non voleva farmelo sapere. Quindi scusate se a volte sono un po' lenta, a volte sono un po' lenta di mio, e poi se YouTube mi aiuta in questa mia tendenza proprio alla lungaggine, non andiamo bene. Però ecco, questo è quanto. Altra domanda, perché ovviamente cosa succede? Che non avendo drammi da recensire, che dovrebbero essere, non dico il core business di questo canale, ma praticamente sì, devo trovare argomenti alternativi. E quindi sto cercando di arrampicarmi sugli specchi della mia non voglia di fare una cippa per trovare cose che possano aggradarvi. E quindi io vi faccio delle domande. Vi potrebbe aggradare? Perché ho pensato, ehm, allora, rispondo a qualcuno che mi chiedeva se farò la live. La risposta è sì, la farò. La domanda è quando, la risposta è non lo so. Ok? Non lo so, perché vi ho fatto presente in passato che sono... Allora, io non è che sia negata con la tecnologia, però non sono neanche proprio il nerd della situazione. Quindi finché devo risolvere cose... livello base ci posso arrivare. E soprattutto con i video io ho veramente un problema, proprio un gap generazionale probabilmente. No, oppure sono semplicemente non è proprio la mia materia e quindi faccio proprio fatica a capire come creare una live con delle caratteristiche quantomeno di qualità base, in cui l'audio e il video non dico debbano essere sopraffini modello trasmissioni di Netflix, però manco io che sembro trasmettere direttamente dalla mia cantina. E stiamo lavorando per voi, abbiate tanta, 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 tanta pazienza, che prima o poi la farò la live. Prima o poi. Ok. Argomento, attori preferiti cinesi, coreani. Ho fatto un video in passato sulle attrici coreane che mi è riuscito anche abbastanza semplice perché ho osservato i pattern delle mie preferenze.
Poi ho una mosca che mi gira per casa, molto bene, così giusto per, eccola, cioè se vedete che ogni tanto che se il mio sguardo vaga nel vuoto, tipo scoiattolo, i cani, cos'erano i cani di Up che avevano scoiattolo, ecco, è la mosca. Ehm, Però non ho mai fatto la controparte maschile, ho messo giù dei nomi. Devo cercare delle foto, devo anche esercitarmi magari sulle pronunce, anche se ho deciso che probabilmente nemmeno pronuncerai i nomi. Potrebbe interessarvi? Sì, no, rispondete, fatemi sapere. La storia dei K-drama potrebbe interessarvi? Sì, no, fatemi sapere. La coppia preferita dei K-drama, dei C-drama potrebbe interessarvi? Fatemi sapere. Cioè, vedete che devo cercare di scavare nel fondo della mia creatività, che cosa che non dovrebbe neanche essere difficile perché mi ritengo una persona mediamente creativa, però cioè, continuo a cadere nel pozzo dei drammi trash. Adesso ho beccato un canale che avevo già scovato tempo addietro, che aveva tutta una serie di titoli che io avevo guardato proprio a nastro e mi sto mettendo da parte un po' di link per poi andare ad aggiornarvi. Il video che ho fatto uscire settimana scorsa era, cioè anche qua proprio la visione del tempo che se ne va. E basta, questo è un video che assomiglia molto ai video sul niente, quindi probabilmente diventerà un video sul niente. Metterò come titolo video sul niente con domande, numero X, perché non mi ricordo a che numero siamo arrivati. E abbiate fede, ve l'ho detto X video fa, prima o poi torno a fare le recensioni. Vi ripeto, quei due titoli che ho iniziato a guardare hanno anche suscitato mediamente il mio interesse, uno dei due più dell'altro, sono sincera, quindi è facile che riprenda. Mentre per quanto riguarda il panorama dei drammi cinesi sono un po' arida. Ho provato a iniziare un titolo che non lo so, avrebbe potuto starci come dramma di riempimento, quelli che non ti coinvolgono emotivamente in maniera trascinante, però sono lì e li guardi tipo il grissino che ti sgranocchi prima che arrivi la pizza quando sei in pizzeria. Il problema qual è stato? Che io ho iniziato a guardarlo all'episodio numero 4, i sottotitoli in inglese sono andati a Fano e quindi io non riuscivo più a capire che cosa si dicessero i personaggi. Complice questa cosa, complice il fatto che la protagonista femminile era sempre la solita protagonista femminile dei drammi cinesi che mette in campo scenette tra il ridicolo e l'imbarazzante, ho detto, ma senti, ma sai cos'è? Ma già io non c'ho voglia, cioè, ma perché devo stare qua? Ma vado a vedermi il mio dramma trash in cui la concubina malvagia continua a dare addosso alla protagonista e lei poi risorge dalle sue ceneri e le fa vedere i sorci verdi. E basta, questa è la fine del mio video su niente. Devo fare uscire un video per forza. Mi spiace se la qualità ultimamente è veramente si è inabissata, ma ho proprio delle difficoltà oggettive a mantenere la concentrazione, complice un po' il lavoro, un po' altre cose che devo fare e che mi stanno sgusciando cioè sgusciando, mi stanno dirottando l'attenzione, complice il fatto che fatico ad entrare un po' anche nel meccanismo di iniziale dei drammi, come è successo per questo cinese, ad esempio. Mm, è una riflessione che posso fare adesso, tipo dopo 2 anni e mezzo che guardo in maniera consistente produzioni asiatiche e Estremo Oriente. Mi sono accorta che sono davvero molto molto pochi i drammi che mi prendono proprio per la gola dalla prima puntata, in cui i personaggi sono subito delineati in maniera accattivante. C'è un conflitto che crea curiosità e c'è una dinamica
dialoghi, di scene, di montaggio che mi invoglia a continuare subito, senza mettere del tempo fra un episodio e l'altro. Invece, la maggior parte delle volte cosa succede? Che devo, fra virgolette, turarmi il naso per i primi 2 o 3 episodi, in cui ci sono le solite dinamiche sceme, in cui lei fa la gallina starnazzante, ingenua ma in maniera stupida, ok? Perché ci sta l'ingenuità, fra virgolette, innocente, ma quando è un'ingenuità veramente idiota, in cui lei millanta conoscenze, capacità e qualità che non ha, o se ha non è in grado di dimostrare, perché si fa o prendere dal panico o quando viene messa all'angolo crolla miseramente come un castello di sabbia sciolto dall'acqua di mare, o per tutta un'altra serie di ragioni, perché gli autori, gli sceneggiatori hanno deciso che lei nelle prime puntate deve essere un marshmallow, prima appunto di evolvere. Ecco, tipo questa dinamica iniziale mi sono resa conto che ultimamente mi infastidisce, e sicuramente ci ho messo un po' anche nel mio in questa difficoltà ad affrontare un dramma nella sua interezza. Però siccome la colpa non è mai tutta da una parte, imputo un po' anche a questo schema narrativo la mia reticenza e la mia, comunque, di nuovo dico, difficoltà a intraprendere un percorso di questo tipo, che madonna adesso sembra chissà che cosa, però tipo un film sai che ha la durata comunque massimo 2 ore, 2 ore e mezza, e lì c'è una storia che ci deve stare nella sua interezza. In un dramma in cui ho 16 puntate nel caso di quelli coreani, 24 nel caso di quelli cinesi, se va bene, perché a volte sono pure 36, mi devo sorbire un terzo del tempo in dinamiche che non creano nulla a livello emotivo, allora dico: ma perché? Cioè mi ci vorrebbe un fast forward che mi dice: guarda, in questi 6 episodi è successo di rilevante questo, questo e questo, inizi a vederlo da qua perché le cose si fanno intriganti. Il problema è che poi cosa succede? Ci si perdono informazioni, si perdono dettagli, si perde magari un po' il panorama generale della storia, che è annacquato da tutte queste scene poco incisive, o perlomeno poco incisive per me. E quindi ecco, questo è quanto. Ditemi cosa ne pensate, rispondete alle mie domande, ditemi degli argomenti che potrebbero interessarvi, su cui potrei fare un video, parlatemi. E poi speriamo che YouTube mi faccia avere i vostri commenti, perché altrimenti è come gettare la bottiglia con il messaggio dentro all'Oceano Pacifico sperando che venga recapitata direttamente a casa nostra. Un po' difficile, ma non impossibile. Bene, detto questo, mi fermo anche per oggi con questo video in cui non abbiamo detto niente, ma l'abbiamo detto abbastanza bene. Vi auguro buona giornata e alla prossima, sperando in un miglioramento. Beh, peggiorare è difficile. Ciao a tutti, alla prossima!